Ciao a tutti, benvenuti su Fly High, dove volerete in alto nell'apprendimento della lingua italiana con me, Francesca. In questa lezione, molto informale, vedremo tutti i significati, tutti gli usi di basta in italiano e poi vedremo anche altri sinonimi, altri modi di dire che potremmo utilizzare invece di appunto utilizzare basta. Allora, esploriamoli insieme. Era da un po' che volevo fare una lezione sul basta e tutti gli usi che ha in italiano, tutti i vari significati e anche darvi un po' di sinonimi che potete utilizzare. Poi basta, è una parola appunto talmente italiana, e ho detto no, devo programmare questa lezione e mi ci sono messa e ho qui tipo 3 pagine, sì, ho 3 pagine di appunti, spero di non farvi dire basta da casa e che vi piacerà. E come vedete sto parlando anche a una velocità piuttosto alla mia velocità, ecco, quindi magari appunto se è troppo veloce potete rallentare un attimo, appunto c'è l'opzione appunto per rallentare, magari se no ecco comunque ci sono i sottotitoli anche, così vi aiuteranno. E questa è proprio una lezione che è più una lezione molto informale, ecco. E allora ho qui un po' di appunti, anche la prima lezione che faccio in questo formato, quindi perdonatemi se io tento a divagare un po', però spero di rimanere in tema. Il primo significato di basta è essere abbastanza, essere sufficiente, non avere bisogno di altro. Vuoi ancora del pane? No, basta così. Ok, sufficiente, è sufficiente. Oppure basta così anche dal panettiere o quando sei per esempio in un negozio e chiedi, stai facendo la spesa e la persona che ti serve ti chiede basta così o vuole qualcos'altro, c'è dell'altro, basta così, quindi anche la domanda tipica che vi faranno, soprattutto in una panetteria, in un negozio piccolo in cui c'è quel rapporto diretto tra la persona che vi serve e voi. E poi abbiamo per esempio, mi è venuto in mente il basta un poco di zucchero, la pillola va giù da Mary Poppins, quindi è sufficiente quel po' di zucchero per mandare giù la pillola, ok? Quindi basta un poco di zucchero. E poi potete dirlo anche, per esempio, se dite mi bastano 5 minuti, avete bisogno solo di altri 5 minuti, ok? Mi bastano, quindi sono sufficienti altri 5 minuti. E adesso ho delle altre espressioni con basta il pensiero. Basta il pensiero è una bella espressione che soprattutto la utilizziamo per esempio, facciamo un regalo a una persona e non è un regalo magari costoso o altro, però è un regalo che fa vedere che insomma ci teniamo alla persona, che abbiamo mostrato il pensiero, è il pensiero quello che conta, insomma, è il pensiero che conta. E poi abbiamo basta avanza quando qualcosa è proprio basta, ok, non c'è bisogno di altro, ok, basta e avanza, ce n'è di più del necessario e si dice anche in un contesto un po' ironico, nel senso, basta e avanza, quello che hai fatto, per esempio, magari hai fatto un lavoraccio e dici, basta e avanza, non farne più, ok? E basta e avanza. Basta crederci, vuol dire la cosa più importante è crederci, la cosa più importante è crederci in qualcosa, per esempio, basta crederci. Basta poco è una bella espressione, basta poco sono quei piccoli gesti, quelle piccole cose che aiutano tanto a rendere la vita insomma più bella o a renderci felici, insomma basta poco per essere felici, ok? Basta poco per essere felici. E poi abbiamo quanto basta si usa soprattutto nelle ricette in cucina e quanto basta si utilizza per una quantità imprecisata di un ingrediente. Per esempio si dice quanto basta per il sale, non per lo zucchero, sale, pepe, in genere per le spezie, magari un pizzico, ecco, quanto basta.
e viene abbreviato in QB, ok? Quanto basta. E poi nella forma negativa, ecco, nella forma negativa il non bastare, la quantità vuol dire che non è sufficiente o è inferiore rispetto a quello che è necessario avere. Per esempio, i soldi non mi sono bastati e i soldi vuol dire che non ne avevo abbastanza, non avevo a sufficienza, ok? E poi un altro esempio potrebbe essere: questi biscotti non bastano per tutti, o non basteranno per tutti, vuol dire che non ci saranno abbastanza biscotti, i biscotti non saranno in numero sufficiente, saranno meno rispetto a quelli che abbiamo bisogno. Quindi questo ovviamente ha il significato contrario nella forma negativa. Poi ho un altro uso qui dalle note, allora, seguito dall'infinito. Quando abbiamo bastare ed è seguito dall'infinito, cosa vuol dire? Per esempio, basta fare la coda per 5 minuti e poi ci faranno entrare nel museo, ok? Quindi si intende, è sufficiente, è abbastanza fare la coda per appunto 5 minuti per entrare poi, no? O devi solo fare la coda per 5 minuti e dobbiamo solo fare la coda per 5 minuti e poi entriamo. Quindi ha quel significato del appunto è abbastanza, ma si deve solo fare qualcosa. O per esempio, basta mangiare una mela al giorno per levarsi il medico di torno, il famoso modo di dire. Allora, basta mangiare, si intende, è sufficiente ovviamente mangiare, ma you only need to, devi solo mangiare una mela al giorno e per levarsi il medico di torno, ok? E poi questo bastare più l'infinito. Si può anche utilizzare basta che, ma quando utilizziamo basta che bisogna utilizzare il congiuntivo, anche se nel linguaggio corrente si sente utilizzare il presente, non vi spara nessuno, per carità, però si dovrebbe utilizzare il congiuntivo. Allora, per esempio, basta che mi lasci un po' di torta, del tipo, ok, sì, mangia pure, ma basta che mi lasci un po' di torta, basta che mi lasci un po', ok? E in questo caso prende un po' l'accezione, prende il significato a condizione che, purché me ne lasci un po', ok? Quindi può, come dire, si può utilizzare nel significato che avevamo visto prima, seguito anche dall'infinito, per esempio basta lasciarmi un po' di torta, diremmo, basta lasciarmi un po' di torta, ok? E prende anche lì l'accezione della condizione che, purché, però in particolar modo quando basta è seguito dal che, ok? Quindi basta che e poi abbiamo il congiuntivo. Oppure un altro, se vuoi ballare basta che tu lo dica, però sentiamo spesso utilizzare anche se, per esempio, se vuoi ballare basta che me lo dici, quindi qui utilizziamo il presente, però non sarebbe proprio corretto, quindi sarebbe da utilizzare il congiuntivo. Quindi se vuoi ballare basta che tu me lo dica, però potresti tranquillamente dire se vuoi ballare basta dirmelo, basta dirlo. Quindi vedete, potete anche sostituirlo con l'infinito, ok? E quindi poi un altro uso è durare quando si riferisce a un certo periodo di tempo. Allora, questi soldi, per esempio, questi soldi ti dovrebbero durare per una settimana, ok? Questi soldi ti dovrebbero bastare per una settimana, possiamo dire, ok? Quindi vedete che si intende quanto tempo questi soldi basteranno, quanto tempo questi soldi saranno a sufficienza, ok? Quindi ti dovrebbero bastare, ed è appunto ti dovrebbero durare. Semplicemente si potrebbe anche tranquillamente utilizzare il verbo durare in questo contesto. Poi la forma che voi appunto utilizzate, soprattutto il basta con quel punto esclamativo, è la forma che tutti conoscono, è quando si dice stop it, ok? Basta, smettila, finiscila, insomma è una forma esclamativa appunto che utilizziamo per chiedere, per ordinare alla persona, spesso ci si rivolge a qualcuno,
di cessare quello che stanno facendo, o fare silenzio anche, insomma, però non vogliamo che l'azione vada avanti, semplicemente. E si può utilizzare anche per ripigliare il discorso, tipo basta, continuiamo, anche se basta, diciamo, vedete, basta, vogliamo che la cosa finisca, però allo stesso modo ripigliamo il discorso e diciamo basta, continuiamo. Quindi è un po' come dire ok, andiamo avanti, ok? E quindi appunto come esclamazione dicevo per imporre il silenzio, ok, questo l'ho detto, e finiscila di parlare, per esempio, basta parlare, finiscila di parlare, basta, o abbiamo litigato troppo, ora basta, ok? È abbastanza, basta, non c'è più niente da dire. Quindi vogliamo che l'azione si interrompa. E basta con queste bugie. Tutti questi appunto sono esempi. Possiamo anche dire un'altra espressione, punto e basta. Punto e basta è quello che in inglese sarebbe full stop o period, quando non vogliamo, che non c'è da aggiungere altro, ok? Non c'è da aggiungere altro. Volevo darvi anche dei sinonimi appunto che potrete utilizzare, che ho qui sotto nelle note, appunto, così non ne dimentico neanche uno. Ne ho abbastanza, questo è piuttosto, ne ho abbastanza, non ne potete più, anche un altro, basta, ne ho abbastanza, mi hai sentito? E potete appunto, potete enfatizzarlo con il mi hai sentito? O finiscela lì, ne ho le scatole piene, mi hai rotto le scatole, ne ho fin sopra i capelli, non ne posso più, non ce la faccio più, sono stufa, e per finire sono stufa, marcia. Allora, queste sono tutte espressioni, sono tutte le espressioni che ho per oggi. Spero di non essermi dimenticata niente, sinceramente, e spero anche che vi sia piaciuta la lezione, che abbiate imparato tutto quello che c'è da sapere adesso, e appunto su basta e tutti gli usi che se ne possono fare. E allora appunto, se vi è piaciuta questa lezione, fatemi sapere nei commenti qui sotto, fatemi sapere anche su che termini magari volete che parlerò nei prossimi episodi, e se vi è piaciuto questo video considerate iscrivervi al canale, così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!